Se pensate che la storia e l'esperienza di un cantiere siano importanti, allora voglio ricordarvi che questo costruttore italiano, Fiart, è stato il primo in Europa a realizzare un'imbarcazione di vetroresina, 60 anni fa. La gamma si sta ampliando con nuovi grandi modelli, ma noi oggi vogliamo concentrare l'attenzione sul più piccolo della gamma Seawalker, il 35. La barca è stata progettata interamente dall'ufficio tecnico del cantiere, guidato da Massimo Simeone. Viene prodotta con il metodo dell'infusione, impiegando resina vinilestere. Questa tipologia, cosiddetta walk-around, è attualmente la più richiesta nel mercato europeo e questo modello, che in coperta mostra un layout tradizionale, si distingue dagli altri per la sua abitabilità sotto coperta. La cuccetta matrimoniale sembra quella di uno yacht più grande per la dimensione del materasso e per l'allestimento del vano. Mensole all'altezza del letto e anche più in alto, rivestimenti di alcantara, cassetti sotto la cuccetta, lunghe vetrate intorno e nel disimpegno l'altezza è di 195 cm. Su un fianco un mobile contenitore con un frigo, ante e cassetti. Sul lato opposto il bagno con box doccia separata e vi ricordo che siamo su un 35 piedi. A poppa altre due cuccette con il cielino posto a un'altezza che permette di sedersi sui letti. Lungo i fianchi scomparti per il guardaroba. Bella anche la scala con gli angoli dei gradini tagliati per addolcire gli spigoli. Se gli interni danno a 4 persone la possibilità di pernottare, all'esterno la barca è stata concepita per godersi il mare o il lago in quanti volete, fino a 10 persone. La prua può avere 2 configurazioni, dinette con tavolo oppure prendisole. C'è un divanetto anche davanti al cassero. La falchetta è molto larga ed è comoda persino per sedersi o anche per saltare a bordo dalla banchina. Verso poppa le murate si reclinano sull'acqua e vi fanno godere lo spazio e la piacevole sensazione di sedervi e lasciar correre lo sguardo senza confini. Questo è il filo conduttore del progetto di tutta la poppa. Anche sdraiati sul prendisole siete a tu per tu con il mare. Su questo tipo di imbarcazioni molti preferiscono le motorizzazioni entro fuoribordo per avere una grande plancia poppiera. Fiart però ha trovato questa soluzione per darvi una bella spiaggia anche con i fuoribordo. Oltretutto i motori possono essere anche sollevati dall'acqua. E la plancetta scende sotto la superficie per farvi risalire a bordo facilmente. Con questa motorizzazione si ha poi il vantaggio di poter stivare ciò che si vuole nella cala di poppa. Sotto il T-top l'immancabile wet bar che si può allestire con grill o piano cottura, lavandino e frigorifero. È un mobile elegante e ben disegnato, maniglia fissa e incavo per aprire il top. La postazione di pilotaggio è per 2 persone e anche il navigatore può usufruire della pedana puntapiedi. Le poltroncine hanno diverse regolazioni e mi piace il fatto che sia lo schienale che la seduta sono anatomici. Mi piace la plancia che richiama uno stile vintage con questa curvatura, ma nel cruscotto mostra tutta la modernità estetica e funzionale. Il parabrezza è sportivo e al tempo stesso raffinato perché nasconde i suoi montanti sotto il cristallo e ha la stessa curvatura del cassero. Questo Fiart 35 Seawalker è un natante, cioè è omologato entro i 10 metri secondo le normative CE. Ora però vorrei che considerassimo anche tutte le sue reali misure. È lungo 11,5 metri, è largo 3,82 metri, pesa 5,5 tonnellate a secco,
senza liquidi, senza persone. In questo momento a bordo siamo in 3 e il serbatoio del carburante, che ha una capacità complessiva di 760 litri, è stato quasi riempito. Abbiamo 700 litri a disposizione. Probabilmente Fiat ha pensato che ci saremmo potuti divertire a lungo. Sarà sicuramente così, ma il fatto è che in questo momento abbiamo un bel peso e a spingere tutta questa massa ci sono 2 motori fuoribordo da 300 cavalli. In fondo però pensate alla bellezza di questa barca, a quello che vi offre. Insomma, non dobbiamo correre, dobbiamo godercela. Poi, se proprio volete la velocità, sappiate che potete arrivare sino a 700 cavalli complessivi. Magari con 2 fuoribordo, con doppia elica controrotante avete anche più spinta, soprattutto in questa fase, quella di planata. È vero, esce dall'acqua facilmente, ad appena 11 nodi, ma i motori sono già a 3000 giri minuto. Abbiamo un sistema automatico di controllo dell'assetto con gli interceptor, poi abbiamo la possibilità di cambiare l'angolo di corsa con il trim dei fuoribordo, che in questo momento voglio lasciare nella posizione più bassa. Il range delle andature di crociera ideali parte da qui, 15 nodi, 2 litri per miglio, anche un po' meno, un consumo bassissimo. Ripeto, considerando quanto è grande questa barca. Vado a prendermi il sole. Siamo sulla costa ligure in autunno davanti a Varazze. Splendida giornata per navigare. 20 nodi di velocità, 2,3 litri per miglio. È un bel risultato. Ora vado a cercarmi un po' di vento e un po' di mare. Per farlo intanto viriamo un giocattolo con un angolo di sbandata notevole, ci fa capire che la carena è profonda e se passiamo sulle onde le taglia senza impattare. Ed ero piegato, cioè ho offerto il piano di carena all'onda, non la V di prua. Mi piace perché anche qui, con vento e mare al traverso, la stabilità di rotta è fantastica. 25 nodi, 2,4 litri per miglio. Alle andature di crociera si comporta davvero bene. Ecco, il vento arriva da là. Andiamo a prendercelo. No, non sono un velista, ma voglio provarla, voglio capire cosa succede prendendo queste onde in faccia. Guardate gli spruzzi, ma qui in coperta nemmeno una goccia. In queste condizioni il vento potrebbe bagnarmi. No, non succede. Ho supposto di non avere abbastanza potenza per correre. Ma è davvero così? Adesso mi lancio, giù la manetta. Se do trim esce dall'acqua, alza la prua. Avete notato che ho guidato sempre comodamente seduto? Velocità massima 36 nodi. E quando terminate di navigare vi fermate e vi godete tutti i suoi spazi.